Ciao a tutti da Rita e ben trovati sul mio canale YouTube Rita Chef Channel. Oggi prepareremo insieme delle brioche super soffici farcite con crema pasticcera. L'impasto delle brioche lo faremo interamente a mano e in pochissimi minuti, quindi anche le persone che hanno poca manualità potranno realizzare questo impasto magnifico insieme a me. L'importante è seguire passo passo la videoricetta. Ora andiamo in cucina e mettiamoci all'opera. Vediamo insieme gli ingredienti delle nostre brioche. Partiamo dagli ingredienti dell'impasto. Farina 0, latte, lievito di birra, olio di semi di girasole o a scelta di mais, un uovo, un pizzico di sale, zucchero semolato e zucchero vanigliato. I pesi di tutti gli ingredienti li troverete in info box sotto il video. Iniziamo a preparare l'impasto all'interno della bowl. Creo una fontana e verso subito lo zucchero insieme allo zucchero vanigliato. Ora metto il lievito all'interno del latte e lo faccio sciogliere. Ora versiamo latte e lievito all'interno della ciotola con farina e zucchero. Comincio così a mescolare e verso olio e uovo. E mescolo ancora. Comincio a lavorare gli ingredienti con la farina. Come l'impasto comincia a prendere corpo, mettiamo il sale. L'impasto risulterà morbido ed appiccicoso. Inizia così a staccarsi dalle pareti della ciotola, quindi posso lasciare il cucchiaio di legno e con l'aiuto di un pizzico di farina lo lavoro appena per un minuto così a mano. Eccolo qui. L'impasto è pronto per lievitare. Ora lo copriamo con la pellicola e a una temperatura di 24-26 gradi lo lasciamo lievitare fino al raddoppio. La mia pasta ha raddoppiato di volume in circa 2 ore e mezza. Ora dobbiamo infarinare il banco e trasferirci il nostro magnifico impasto. Vado leggermente ad allargarlo, così con le mani.
poi lo capovolgo e lavoro dapprima con le mani, poi col mattarello per ottenere un rettangolo. Dovremo dare al nostro impasto uno spessore di circa 6 mm. Ora vado a rifilare un pochino i bordi. Dopodiché io ho preparato con della carta da forno una misura di 40 cm larga 6, quindi cerco di ritagliare dei rettangoli di questa misura. E a questo punto i rettangoli noi dobbiamo tagliarli a metà. Ora, con la bocchetta di una punta, andiamo così a forare i rettangoli di pasta. Su ogni rettangolo faccio 3 fori in questo modo. E ora dobbiamo soltanto sovrapporre i 2 impasti in questo modo. Andando a fare una leggera pressione. Così. Ora le brioche una ad una noi le trasferiamo in teglia. Sulla teglia ho già messo un foglio di carta da forno e l'importante è mettere le brioche un pochino distanziate perché ora dovranno lievitare. E questa è l'ultima delle nostre brioche che va in teglia. Io nel frattempo ho risteso anche i ritagli di pasta e questo è tutto ciò che rimane del nostro impasto. Ci farò una piccola brioscina. Ora copro con un panno morbido e pulito e lascio lievitare per 30-35 minuti. Passato il tempo di riposo, vedete come sono cresciute le brioche.
Vado a schiacciare leggermente l'interno perché ora dovremo riempirle. Io nel frattempo ho preparato già la mia crema pasticcera, l'abbiamo già fatta insieme numerose volte, per cui per la preparazione vi rimanderò al link. Questa è la crema e adesso andiamo così a metterla in ognuno dei fori che abbiamo creato sulle brioche. Io la crema l'ho aromatizzata al limone, ma potrete anche aromatizzarla alla vaniglia, lascio a voi la scelta. Ora ho preparato un uovo intero e ci ho messo 2 cucchiai di latte e ora andiamo a spennellare le brioche. Bene, ed ora siamo pronti per il forno. Io ho preriscaldato il mio forno a 180 gradi in modalità ventilata e lascerò cuocere le brioche 18-20 minuti fino a doratura. Eccole qui appena sfornate le mie brioche. Ora io le copro con un canovaccio morbido e pulito e le lascio stiepidire. Io sto sistemando le brioche sul vassoio e man mano, vedete, le illumino con un pochino di zucchero a velo, appena, senza esagerare, perché abbiamo ottenuto un bel punto di doratura, quindi non dobbiamo coprire nulla. Ecco, possiamo accontentarci. Ora voglio farvi vedere come sono queste brioche anche lateralmente. Vedete il motivo? Noi le abbiamo unite, quindi la brioche è diventata un unico corpo creando questo motivo così. E sono di una, guardate, sembrano dei cuscini, sono di una morbidezza. Vedete che pasta? Meravigliosa. Cottura perfetta. Vi invito veramente a prepararle. Bene, anche per oggi è tutto. Io mi auguro che le mie brioche siano state di vostro gradimento e se così sarà attendo un vostro like e come di consueto io vi do appuntamento alla mia prossima videoricetta, invitandovi come al solito ad iscrivervi al mio canale se non siete ancora iscritti, condividere le mie videoricette sui vostri social e cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche dei miei nuovi video. Un grande abbraccio a tutti voi da Rita.